Buongiorno a tutti ragazzi, oggi nuovo video sul canale, siamo qua per parlare del mio vecchio compagno di viaggio, ovvero l'Aero Commander. Allora, ho deciso di fare questo video perché dopo averlo usato per circa, anzi per più di un anno e mezzo, per circa 60.000 km in qualsiasi condizione atmosferica, credo che sia giunto il momento di tirare un attimo due somme, di raccontarvi la mia esperienza, le mie impressioni, perché comunque è un casco molto venduto. C'è molto interesse degli appassionati, soprattutto del mondo adventure, su questo casco, perché comunque ha un prezzo ragionevole, molto bello esteticamente, ma adesso andremo a parlarne meglio, andremo a fare un focus su quali sono i punti di forza, ma anche i difetti di questo casco, perché io in questo periodo di utilizzo ne ho riscontrati abbastanza. Allora, premessa. Con questo casco ci ho fatto un bellissimo viaggio in Sud America, in Colombia. Ovviamente siamo andati dal livello del mare fino a 4.500 metri in moto, da 2 gradi fino a circa 45-46, con gradi di umidità veramente impressionanti. Poi siamo stati in Tunisia, quindi ha visto anche un sacco di sabbia. Siamo stati in Polonia, abbiamo fatto un viaggio estivo veramente con temperature fuori di testa. L'abbiamo usato anche d'inverno, basti pensare il nostro classico giro domenicale andando fino al Passo Maloja, Passo Bernina, dove abbiamo trovato anche temperature di meno 12. Quindi diciamo che un range di utilizzo da meno 12, meno 15 fino a più 45 gradi, quindi penso di averlo testato abbastanza bene, ecco. Iniziamo col dire che esteticamente secondo me è un casco davvero bello, ovvero ha una linea molto aggressiva, che è poi la linea classica che troviamo nei caschi da cross di aero, nei caschi da enduro, che sono sempre molto belli e cattivi esteticamente. Quindi Aero ha deciso di portare quella forma anche in questo casco adventure. Bisogna poi anche dire che il costo sicuramente fa la sua parte, perché direi che è un casco di media fascia che costa, anzi quando l'ho preso io all'incirca era sui 300, si trova magari a 350 quello un po' più aerografato, un po' più colorato, mentre adesso si trovano delle offerte anche a 250, ma se state attenti anche a 220, quindi diciamo che è un prezzo interessante per un casco adventure che comunque ha una buona visiera, ha il visierino per il sole, quindi diciamo un casco completo che potete usare un po' a 360 gradi. Quindi parlando dei pro e riassumendo un po' il discorso, allora sicuramente estetica molto molto piacevole, look accattivante, quindi per me, per mio gusto, promosso assolutamente. E poi c'è il prezzo che, come dicevamo, essendo in un range dai 250 ai 350 euro, è comunque un buon prezzo. Vi faccio vedere poi l'ultimo Aero Commander che ho avuto. Adesso lo prendo. E il mio ultimo Aero Commander è stato questo, che è l'Aero Commander Carbon. Allora, rispetto a quello che avete appena visto, che è il bianco, che è quello che diciamo ho usato di più, perché con questo qua ci ho fatto solo 3-4 mila chilometri, il risparmio di peso c'è, molto bello anche lui esteticamente, perché vedete l'effetto carbon look che è molto molto piacevole. Però purtroppo, anche se questo casco è uscito diciamo un anno e mezzo, 2 anni dopo il primo Commander, anzi credo un anno e mezzo, purtroppo non sono stati fatti dei miglioramenti, anzi il casco è praticamente lo stesso. Qui tra l'altro vedete montato l'interphone Avant, che è l'interfono che ho usato fin quando non è uscito il nuovo modello di Ucom, ovvero della linea Unite di Interphone. Come vi dicevo, i caschi, adesso li prendo tutti e due, sono praticamente gli stessi. Ovviamente cambia la composizione, qua siamo in fibra di carbonio, però il casco, diciamo che i problemi che ha questo casco li ha anche questo. Scusate i giochi di luce un po' strana. Andiamo a vederli nel dettaglio. Partiamo con
i difetti di questo che ho usato per molto più tempo, e poi andiamo su questo qua perché ha avuto dei difetti anche nonostante lo scarso utilizzo, che sono stati, come dicevamo, circa 3-4 mila chilometri. Allora, da dove partiamo? Allora, presentazione velocissima, giusto per farvelo vedere per chi magari non lo conosce ancora, ma ve l'ho fatto vedere anche prima. Allora, abbiamo una presa d'aria frontale che non è enorme, ma fa entrare una buona quantità d'aria. Poi abbiamo una presa d'aria frontale, di cui ne parleremo abbondantemente dopo, perché credo che sia veramente insulsa, perché non fa entrare nessun tipo di aria. E comunque abbiamo la classica visiera, e vi arriverà con il pillock, lasciate perdere che è un po' sporca, ma è anche bella segnata e rigata, perché veramente questo casco ne ha viste di ogni. E quindi vi arriva la visiera col pillock che inserirete voi stessi andando a incastrare il pillock in queste due viti che trovate di lato. E qua si presenta il primo problema, perché dopo un utilizzo diciamo abbastanza intensivo mi si è rotta la vite che tiene il pillock. Vedete che sulla visiera abbiamo delle crepe in corrispondenza delle viti. Non è proprio il massimo, infatti come vedete questa visiera all'interno non ha il pin lock. Quindi diciamo qualità della visiera nel lungo periodo di sicuro andrebbe sostituita, cioè questa qua si è fatta tutti i 60.000 km, non è mai stata cambiata. Mi sono trovato abbastanza bene invece con il visierino, perché fa il suo lavoro. Il meccanismo è sempre stato un po' duro, soprattutto in discesa, però diciamo accettabile, cioè non è una cosa scandalosa, ecco. Si manovra abbastanza bene. L'unica cosa, la visibilità che si ha con il visierino parasole non è proprio nitidissima. Allora, sicuramente ci fate l'abitudine, però se avete provato un altro casco prima o dopo, sicuramente vedete un po' la differenza, e questo rispetto al mio casco precedente l'ho trovata non proprio nitidissima. Comunque sono anche curioso di sapere i vostri pareri e come vi trovate. Una cosa importantissima che ho riscontrato fin da subito, fin dal primo momento in cui ho messo il casco, è che veste molto molto stretto, ovvero considerate che io di solito ho una L più o meno, e questo casco invece è XL, perché veste abbastanza stretto. E non è tanto la vestibilità in sé, ma il problema è se andiamo ad installare un interfono, come ho fatto io. Questo problema ce l'hanno un po' tutti, anche amici che hanno lo stesso casco, che hanno voluto mettere gli interfoni. Il casco è predisposto per inserire diciamo gli altoparlanti, comunque l'interfono. Anzi, ci sarebbe anche questa, vedete, spero che lo vediate bene, questo buco. Il problema è che non ci passa questo cavo qua, neanche all'incontrario. Quindi ho deciso di farlo passare qua sotto. Purtroppo non ci sono soluzioni a questo problema, ovvero tantissima gente che conosco, ha pensato bene di andare a scavare il polistirolo all'interno del casco in corrispondenza agli altoparlanti. Io credo che sia una cosa fuori di testa, perché il polistirolo fa parte di quel materiale che va a riparare la nostra testa in caso di urto. Quindi andare a scavare l'interno di un casco per montare l'interfono, per montare gli altoparlanti, mi sembra una roba assurda, cioè senza senso, capito? Io infatti ho deciso di montare gli altoparlanti, ma poi di aspettare che si allargasse il casco, così. Però vi dico che ogni volta inserendo il casco questo orecchio mi si piega e devo andare dentro con il dito a metterlo a posto. Quindi effettivamente questo secondo me è un grosso problema. Qualsiasi altoparlante, qualsiasi interfono andrete a inserire, purtroppo vestirà molto stretto. Conosco anche gente che ha venduto il casco perché non riusciva a tenere dentro l'interfono.
e ha deciso giustamente di non andare a scavare il polistirolo. Quindi questa è, purtroppo credo che sia una cosa da valutare nell'acquisto. Questa è una problematica che ho riscontrato io, che hanno riscontrato anche tante altre persone, ma ditemi se l'avete riscontrato anche voi che avete magari l'Aero Commander, perché diciamo l'ho avuto sia su questo, ma anche su questo qua che è praticamente seminuovo, quindi la sostanza non cambia, il casco è sempre quello e il problema purtroppo c'è. Andiamo a parlare invece della aerazione. Aerazione secondo me su questo casco davvero insufficiente. D'estate è veramente scandaloso, cioè c'è solo questa che fa entrare un po' di aria, ok? Vedete che ha le due posizioni, quindi primo scatto, secondo scatto, e poi abbiamo questa qua in alto. Vedete che addirittura la mia è talmente usata e usurata che non sta neanche più né aperta né chiusa. Vedete che non fa più lo scatto e praticamente si apre e chiude da sola mentre va. Ma se voi guardate quanto sono grosse le feritoie, vedete che si aprono e si chiudono. Cioè, questa feritoia dovrebbe portare aria alla parte superiore della vostra testa. Fa ridere perché di aria non ne entra. Quindi in estate casco molto caldo e veramente c'è bisogno di aerazione. Non spaventatevi. Altra cosa che ho riscontrato, ma come dicevamo è un casco usato. Adesso io non so voi quanti chilometri ci fate con un casco, per quanto lo tenete eccetera. È vero, ho avuto un uso intensivo, comunque sempre fuori strada, sporco, polvere, eccetera. Però andiamo a vedere con voi la qualità degli interni. Adesso avvicino un po' alla camera, vi metto anche un po' di luce, così andiamo a vedere bene gli interni. Allora, guardate questa zona, tutta la zona di pelle è tutta rovinata. Qua addirittura sembra che l'ha mangiata un gatto, ma non l'ha mangiata un gatto, è proprio rovinata perché è rovinata, e come vedete anche in questa zona. Il che sinceramente dopo 1 anno e mezzo mi girano un po' le scatole, ecco, per non dire altro. Ma lasciando perdere queste parti rovinate, quello che mi ha lasciato più sorpreso è proprio l'imbottitura. Cioè l'imbottitura praticamente è inesistente. È veramente tirata all'osso in una maniera incredibile. Adesso, a parte che ha fatto tutti questi peletti, tutto questo, vedete come si è usurata proprio, no? E quindi fa anche un effetto abbastanza spiacevole. Però veramente la consistenza degli interni cioè ormai non ha più morbidezza, zero veramente. Se vi prendo qua uno Scorpion, il mio vecchio Scorpion usato, strausato, e gli interni, dopo tutti i chilometri che ci ho fatto, gli interni non sono neanche minimamente da paragonare. Ma neanche, ragazzi, ma neanche da nuovo, cioè neanche da nuovo. Guardate già l'effetto che sta iniziando a fare qua sotto. E anche, ovviamente questi sono nuovi, quindi sono già più morbidi, lavorano meglio, ma non è che sono eccezionali, ecco. Altra cosa degli interni che vi volevo far vedere, già in questo che è nuovo, ok, e non in quello super usato, sono la lacciatura alle clip, ovvero vengo più vicino a farvelo vedere, ovvero vedete qua questa clip. Allora, considerate che l'interno è montato bene, come vedete ho già sganciato l'interno dell'interfono, quindi non c'è dentro niente. Però questa clip, nonostante il casco è seminuovo, questa clip non rimane attaccata. Se io vado anche a inserirla dentro e a spingerla, non fa il clack, e ogni volta che io mi tolgo il casco, questa qua esce. Ok? Stiamo parlando di un casco veramente seminuovo. Cioè potete metterla dentro. Io ogni volta che tolgo il casco me lo ritrovo così. Ve lo faccio vedere anche su il casco, quello più vecchio, perché il problema è ricorrente. Quindi andiamo a vedere, adesso non mi ricordo. Ah sì, era questa. Quindi ve lo vado a far vedere un po' più da vicino. Vedete che questa proprio zero, cioè non si attacca, la clip non si attacca più. Diciamo che, ecco, sicuramente sarebbe una cosa da sistemare, a mio avviso.
Quindi penso di aver parlato un po' di tutto. Abbiamo detto i pro, che sicuramente secondo me sono la bellezza estetica, ovvero la linea molto accattivante, il prezzo perché è un prezzo di media fascia, però abbiamo parlato anche dei contro, che sono sicuramente la reazione, la qualità degli interni, il fatto che gli altoparlanti di un eventuale interfono restringono tantissimo la vestibilità, quindi vanno a dare proprio fastidio sulle orecchie, e la qualità in generale anche dell'imbottitura dell'interno, ma anche magari della vernice, non questo bianco, ma comunque la qualità della vernice per i colori un po' più complessi, un po' più speciali, diciamo. Lo ricomprerei? Non lo so. Magari, non so, se trovassi un'offerta per esempio a 200 euro, 180 euro, può essere un buon casco da tenerli come muletto, però sinceramente a 300 euro o a 350 come il Carbon no. Quindi voglio sapere anche voi cosa ne pensate, se avete avuto questo casco e le vostre esperienze, se vi ritrovate in quello che ho detto, e commentate qui sotto oppure scrivetemi su Instagram. Vi ricordo anche che avevo scritto l'anno scorso un articolo sul mio sito web, che è www.moto-travelers.com, così potete andarvelo a leggere, dove più o meno dico le stesse cose. Vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale. Se non vi volete iscrivere, fa lo stesso, tanto io continuerò a fare video. Se volete, scrivetemi qua sotto, magari se volete vedere anche la recensione del mio nuovo casco, lo Scorpion ADX1, se volete vedere qualcosa in particolare delle varie moto, eccetera eccetera. Datemi un po' di consigli sui nuovi video, ecco. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.